Ciao a tutti. Il narcisismo è una patologia della personalità che si esprime in modi diversi e tra le sue molteplici varianti, tre tipologie principali si distinguono per i comportamenti e per le manifestazioni. Il narcisismo overt, aperto, covert, occulto e maligno. Ciascuna di queste forme ha caratteristiche uniche, ma allo stesso tempo ci sono tratti comuni che li uniscono e che possono creare dinamiche interessanti e complesse quando queste personalità si trovano nello stesso ambiente. In un incontro tra diversi tipi di narcisisti, la loro capacità di riconoscersi e le loro interazioni sono dettate da una serie di meccanismi psicologici che agiscono a livello subconscio, determinando la natura del conflitto, della competizione o della complicità tra di loro. La riconoscibilità tra narcisisti. Anche se i narcisisti si presentano in modi differenti, esistono segnali sottili ma evidenti che permettono loro di riconoscersi a vicenda. La chiave sta nel loro bisogno di validazione esterna e nel loro costante desiderio di essere al centro dell'attenzione, anche se il modo in cui cercano di ottenerla cambia a seconda della forma di narcisismo. Narcisista overt. Questo tipo di narcisista è facilmente riconoscibile a causa della sua esibizione pubblica e del suo atteggiamento spavaldo. Si presenta come una persona con una grande fiducia in se stessa, il suo ego è ostentato senza alcun imbarazzo. È colui che si fa notare in una stanza, che si vanta dei propri successi e si sente superiore a chiunque altro. Gli altri tipi di narcisisti, purtroppo, non possono fare a meno di notare questa eccessiva autostima e arroganza e anche se potrebbero non approvarlo apertamente, lo riconosceranno come un altro simile, uno che ha la stessa necessità di essere al centro della scena. Narcisista covert. Il narcisista covert, al contrario, si presenta come una persona più introversa, spesso insicura e meno visibile nelle situazioni sociali. Tuttavia, questo non significa che il suo narcisismo sia meno potente. Si riconosce attraverso il suo comportamento passivo-aggressivo, la sua tendenza a giocare la carta della vittima e la sua manipolazione sottile. Sebbene possa sembrare umile o introverso, il narcisista covert è sempre attento a come gli altri lo percepiscono e il suo malessere interiore è una manifestazione della sua esigenza di ammirazione. Gli altri narcisisti, soprattutto quelli overt, possono percepire la sua vulnerabilità come una minaccia o come un'opportunità per esercitare il controllo. Narcisista maligno. Il narcisista maligno è la forma più pericolosa, connotata da un'inclinazione verso la manipolazione estrema, come il sadismo e la crudeltà. Questo tipo di narcisista è un maestro nel gioco psicologico e riesce a nascondere sotto una facciata di affabilità una mente crudele. La sua capacità di sfruttare gli altri senza scrupoli lo rende difficile da individuare inizialmente, ma i narcisisti overt e covert possono intuire il suo comportamento con una certa rapidità. Il narcisista maligno infatti è capace di leggere e comprendere le debolezze degli altri, manipolando gli ambienti a suo favore, spesso con tattiche più subdole e letali rispetto a quelle degli altri tipi. Le dinamiche di relazione tra narcisisti. Quando narcisisti di diverse tipologie si incontrano nello stesso ambiente, le dinamiche che si sviluppano possono essere estremamente complesse. Ogni tipo di narcisista ha una visione distorta di sé, ma la percezione degli altri e il modo in cui interagiscono possono variare in base alla forma di narcisismo in questione. Narcisista overt e narcisista covert. Quando un narcisista overt incontra un narcisista covert, la relazione può essere caratterizzata da una certa rivalità silenziosa, ma anche da una dinamica di superiorità evidente. Il narcisista overt potrebbe considerare il covert come debole o incapace di affrontare la realtà a viso aperto e potrebbe disprezzarlo per la sua tendenza a nascondersi dietro il ruolo della vittima. D'altro canto,
Il narcisista covert potrebbe vedere il narcisista overt come un arrogante, un ostentato e privo di profondità emotiva, ma al contempo potrebbe cercare di approfittare della sua visibilità per ottenere attenzione indiretta. In questa interazione la competizione e l'invidia sono all'ordine del giorno. Il covert, per esempio, potrebbe tentare di sabotare l'overt in modo più nascosto, mentre l'overt potrebbe attaccare frontalmente il covert con il suo stile di comunicazione diretto. Narcisista overt e narcisista maligno. Un incontro tra un narcisista overt e un narcisista maligno è spesso una battaglia di ego. Entrambi desiderano il controllo e la posizione dominante, ma il narcisista maligno è più subdolo, manipolativo e strategico. Il narcisista overt invece agisce spesso con una maggiore visibilità e con una forza di volontà che lo porta a voler dominare le situazioni apertamente. Tuttavia, il narcisista maligno, più astuto, potrebbe iniziare a erodere lentamente la sicurezza dell'overt, usando tattiche di gaslighting, di sabotaggio emotivo o di minacce velate. Il narcisista overt potrebbe inizialmente non capire le intenzioni del maligno, ma quando se ne rende conto è spesso troppo tardi per contrastare la manipolazione occulta. Narcisista covert e narcisista maligno. Quando il narcisista covert entra in relazione con un narcisista maligno, la dinamica diventa particolarmente pericolosa. Il covert potrebbe inizialmente sentirsi attratto dal potere e dalla sicurezza del maligno, ma la manipolazione e il sadismo del maligno non sono qualcosa che il covert può tollerare a lungo. Il narcisista covert potrebbe cercare di farsi strada nel gioco psicologico, ma si troverà rapidamente intrappolato nella ragnatela del narcisista maligno, che è più esperto e più pericoloso. Il covert può essere manipolato emotivamente, diventando un burattino nelle mani del maligno, che lo usa a proprio favore senza alcun rimorso. Il narcisista maligno, infatti, non vede alcuna validità nell'altro a meno che non possa trarne vantaggio. La lotta per il potere. In generale, quando diverse forme di narcisismo si scontrano, il tema centrale delle loro interazioni è la lotta per il potere. I narcisisti, indipendentemente dalla tipologia, sono intrinsecamente concentrati su se stessi, ma le loro modalità di esercitare il controllo e di dominare gli altri variano notevolmente. Questo può portare a conflitti intensi, manipolazioni sottili, giochi di potere e in alcuni casi a un'escalation di violenza psicologica. Il narcisismo overt tende a esprimersi in modo più visibile, ma può essere sopraffatto dalla crudeltà del maligno, che gioca a livelli più profondi e più sottili. Il narcisismo covert, pur essendo meno appariscente, è altrettanto potente nel suo bisogno di attenzione e di validazione, ma si trova spesso ad affrontare il controllo emotivo e la manipolazione del maligno, che lo rende vulnerabile. In definitiva, tutti i tipi di narcisisti si impegnano in una danza psicologica che coinvolge ego, autostima, superiorità e insicurezza, e quando si incontrano questi tratti emergono con forza, creando interazioni ricche di conflitti, di rivalità e di tensioni. In sintesi, il mondo dei narcisisti è intrinsecamente competitivo e quando diversi tipi si incontrano, le dinamiche che ne derivano possono essere complesse e in molti casi distruttive. La chiave per comprendere queste interazioni è riconoscere che nonostante le apparenze e le differenze nel comportamento esteriore, tutti i narcisisti sono motivati dallo stesso desiderio di autovalidazione e di dominio. Il narcisismo, in tutte le sue forme, è un meccanismo difensivo per gestire insicurezze profonde e quando queste personalità si incrociano, il risultato è spesso una battaglia psicologica che può minare la psiche di chiunque ne sia coinvolto. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.